Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo morbido e leggero top che io ho deciso di chiamare top liscia. Per quanto riguarda i filati, questo video è in collaborazione con Lisa Davi di Filati Romance. Vi lascerò in descrizione il link del suo sito web da cui potete comprare il mio stesso filato e anche i marcatori che dopo vi mostrerò. Per quanto riguarda i filati, io ho optato per quelli della Mistrico Filati linea canna da zucchero e canna da zucchero Lux. Del canna da zucchero ho utilizzato il rosa, del canna da zucchero Lux ho utilizzato il bianco con all'interno il lamé e ho lavorato insieme quando ho lavorato con i ferri, mentre quando sono andata a lavorare la parte all'uncinetto ho lavorato solo con il canna da zucchero. Il canna da zucchero è 100% viscosa da canna da zucchero appunto ed è 50 grammi 110 metri, mentre per quanto riguarda il canna da zucchero Lux è 97 viscosa da canna da zucchero e 3% rappresentato dal lamé. Ogni gomitolo da 50 grammi misura 145 metri. Per poter realizzare questo top che è una taglia S, ma come potete vedere sotto è bello morbido e largo, gli ho utilizzato 200 grammi del canna da zucchero, 150 grammi del canna da zucchero Lux e ho lavorato con i ferri del numero 5 la parte qui, tutto il top, mentre con l'uncinetto del 2,5 sono andata a creare la fascia sopra e le spalline e anche il bordino sotto, anche se il bordino sotto in realtà l'ho fatto con l'uncinetto del 3,5. Per quanto riguarda la lavorazione, mi avvicino per farvela vedere meglio, ricorda molto delle spighe e infatti il punto si chiama proprio spighe e sono 4 giri che vanno sempre ripetuti. Il secondo e il quarto sono maglia a rovescio, mentre il primo e il terzo si va a creare il motivo. Siccome sono 2 giri molto simili tra loro, io sono andata a utilizzare i marcatori per la lana, cambiando quando facevo il primo giro mettevo questo qua giallo, quando facevo il terzo cambiavo, toglievo questo e mettevo questo rosa, in modo tale che se sospendevo il lavoro per fare altro e lo andavo a recuperare sapevo benissimo a cosa mi trovavo. Naturalmente questo restava per il primo e secondo giro e questo quindi per il terzo e quarto giro e poi ricambiavo così da non sbagliare, da non invertire i punti. E naturalmente quando poi ho finito di lavorare con l'uncinetto e sono andata a lavorare quando ho finito di lavorare con i ferri e sono andata a lavorare con l'uncinetto, sono invece andata a usare i marcatori, quelli classici che già avevo e che vi ho mostrato anche in altri video, per poter separare la parte dietro e la parte avanti. Per quanto riguarda il fatto che sopra è più stretto, io non ho fatto alcun tipo di diminuzioni. I due pezzi, quindi sia quello dietro e quello avanti, anzi quello dietro ho montato 68 maglie, per quello avanti ho montato 80 maglie, sono andate a lavorarli separatamente, ripetendo i 4 giri per 27 volte, quindi ottenendo questa lunghezza. E poi sono andata a cucirli lateralmente. Per fare qui la diminuzione, stringere, non ho fatto altro, lavorare con un uncinetto del 2,5 e quando sono andata a fare il giro di maglie basse, invece di lavorare in ogni maglia, ho saltato ogni tanto delle maglie, tipo lavoravo 2 maglie basse, una in ogni maglia di sotto e poi saltavo e poi una maglia e ricominciavo, oppure saltavo una sì, una no, proprio per poter far stringere la maglia e tenerla bella stretta sopra il seno. A quel punto poi ho contato tutte le maglie, dopo aver fatto i 5 giri di maglie basse, ho contato tutte le maglie e sono andata a mettere i marcatori per dividere la parte dietro dalla parte avanti e sono andata a creare le spalline. Voi naturalmente la striscia la potete fare anche più alta e anche le spalline più larghe, ma siccome questo è un top che io voglio utilizzare soprattutto in estate, volevo qui avere la meno lavorazione possibile, per questo ho fatto queste spalline così sottili e ho lasciato comunque qui invece bello morbido la lavorazione in modo da poter far passare maggiormente l'aria quando si cammina e poterlo indossare con sotto dei pantaloncini. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure mi trovate sul gruppo su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia vi ricordo che questo video è in collaborazione con Lisa Davi, di cui vi lascio un link in descrizione del sito Filati Romance, dove potete acquistare i miei stessi filati anche in altri colori. Io utilizzerò il canna da zucchero e il canna da zucchero Lux, che per la parte dei ferri lavorerò insieme, mentre per la parte lavorata all'uncinetto lavorerò solo il canna da zucchero. Lavorerò con dei ferri numero 5, la lavorazione che andremo a fare si ottiene di un multiplo di 6, a cui poi dobbiamo aggiungere 2 maglie che servono, una per l'inizio e una per la fine di ogni
giro. Io adesso vi farò vedere un campione dove ho montato 26 maglie, quindi un multiplo di 24 perché il multiplo è 6, quindi 24, più le due che sono l'inizio e la fine, che vi ho detto servono per avere sempre in modo tale da essere facilitate alla cucitura dei pezzi, perché io lavorerò due pezzi separati, quello dietro e quello avanti. Nel dietro monterò 68 maglie, nel davanti 80, ripetendo sempre multiplo di 6 più 2 maglie. Io direi per una taglia M di andare a fare almeno 12, se non anche 24 maglie come qui in più per ogni pezzo. Se invece siete una taglia L, direi di andare a aumentare anche 48 maglie in più per ogni pezzo rispetto a me, sia davanti sia dietro. Dovete gestire un po' in base a quanto vi serve larga la maglietta. Allora, a questo punto andremo a lavorare. Vi ho già detto che andiamo a lavorare con i ferri del numero 5, lavorerò i due filati insieme e andiamo a fare il nostro primo giro. Come vi dicevo, la nostra prima maglia va lavorata a diritto e andiamo a fare, primo giro consiste nel realizzare un gettato, una maglia diritta, seconda maglia a diritto, prendo due maglie e le lavoro insieme a diritto, una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto e ricomincio da capo, quindi gettato, una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, due maglie lavorate insieme a diritto, una maglia a diritto, seconda maglia a diritto e ricomincio, quindi ancora gettato, una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto, due maglie insieme lavorate a diritto, una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto, un'ultima volta, almeno per fare il nostro motivo, quindi gettato, una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto, due maglie insieme a diritto, una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto. Termino lavorando l'ultima maglia sempre a diritto. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a lavorare tutte le maglie al rovescio, anche la prima e la seconda, cioè la prima e l'ultima, scusate, quindi prima maglia, vado a lavorare tutto al rovescio. Quindi il mio secondo giro consiste nel lavorare tutto al rovescio, quindi anche il gettato lo lavoriamo al rovescio e continuiamo questo per tutto il nostro secondo giro, lavorando sempre tutte le maglie al rovescio, anche i gettati, come sto facendo io in questa maniera. Allora, una cosa, io vi consiglio di scrivervi anche i ferri, infatti io vedete lo sto scrivendo, e non solo, adesso vi dico anche cosa farò io durante la lavorazione per poter ricordarmi, se dovessi interrompere per qualche motivo, a che punto sto con i giri. I giri alla fine sono 4 in totale, quindi, e vedete che il secondo e il quarto sono tutti al rovescio, quindi anche il secondo è finito. Allora, io mi sono fatta arrivare da Lisa anche questi, che sono i marcatori che servono per i ferri. Io utilizzerò questi due fiori, quello giallo e quello rosso. Infilerò il giallo ogni volta che lavoro il primo ferro, quindi vedete il primo ferro me lo sono scritto, quindi metterò questo e lo terrò quindi lavorando sia il primo e il secondo ferro. Quando andrò a lavorare il terzo giro, che adesso andiamo a fare, toglierò questo e metterò quello rosso, in modo tale che se poi dovessi interrompere so che sto lavorando il terzo giro o il quarto, oppure se ho il giallo sto lavorando o il primo o il secondo. Ma il primo e il secondo è facile a capire, perché se bisogna lavorare tutto al rovescio si riesce a capire. Quindi ripeto, io mi sono fatta arrivare questi marcatori anche per poter essere precisa in quale ferro mi ritrovo. Quindi possiamo andare a fare il nostro terzo giro. I marcatori servono perché il terzo giro, vedrete, è uguale, è diciamo uguale al primo, però in realtà è anche diverso, quindi uno può confondersi. Per questo userò i marcatori mentre lavorerò, in modo tale da essere sicura in quale giro mi trovo e non sbagliare. Quindi adesso vado a fare il mio terzo giro e vado a fare la prima maglia sempre a diritto, e adesso inizio il vero e proprio giro. Prima maglia a diritto,
seconda maglia diritto, 2 maglie insieme a diritto, una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, gettato. Quindi vedete, nel primo ferro il gettato all'inizio, nel terzo ferro il gettato alla fine. Quindi ricominciamo: una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, 2 maglie insieme a diritto, una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto, gettato. Ancora una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, 2 maglie insieme a diritto, una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, gettato. Un'ultima volta insieme, quindi una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, 2 maglie insieme a diritto, una maglia a diritto, seconda maglia a diritto, gettato e termino facendo la mia maglia. Quindi questi sono i giri, i 3 giri. Vedete, io me lo sono scritto in modo tale da ricordarmi bene come lavorarli. E adesso andiamo a fare il quarto e ultimo giro, che è identico al secondo, perché si vanno a lavorare tutte le maglie a rovescio. In questa maniera, anche il gettato a rovescio. Quindi continuiamo a lavorare tutte le nostre maglie a rovescio. Vedete che man mano che andrete a lavorare si creano queste spighe si chiamano, molto carine, molto graziose, e una volta io devo ancora decidere se arrivare fino all'altezza del seno o sotto al seno lavorando con i ferri, ma credo che mi fermerò più che altro sotto al seno. Da sotto al seno chiuderò le mie lavorazioni e andrò a fare la lavorazione con l'uncinetto, quindi la parte sul seno, sicuramente la parte sul seno e le spalline della nostra canotta, perché alla fine diciamo che faremo una maglia ma sarà più una canotta, le andremo a fare all'uncinetto. Vedete, ho terminato così anche il quarto giro lavorando tutto a rovescio. Quindi ripetiamo, io mi sono scritta, questi sono i 3 giri, i 4 giri che andremo a fare. Vi ricordo di usare i marcatori in modo tale da non confondervi su quale giro state lavorando, e vi ripeto, io dietro lavorerò 68 maglie, avanti 80, per una taglia M andate ad aumentare di almeno 24 maglie ogni lato, se siete una taglia L anche 48, comunque tenete sempre presente di dover fare un multiplo di 6. Detto ciò, ci vediamo alla fine, vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri e andremo a far vedere la parte lavorata all'uncinetto. Ho terminato di lavorare i miei 4 giri sia avanti che dietro, ho ripetuto i 4 giri per 27 volte. Per andare a chiudere le maniche dopo l'ultimo quarto giro, che è quello rovescio, ho fatto il giro sul davanti chiudendo appunto tutte le maglie, e ho fatto questo sia avanti che dietro, quindi ho ripetuto 27 volte, e poi sono andata a cucire i 2 pezzi lateralmente. A questo punto la mia lunghezza arriva sopra il seno. Avevo detto che lo facevo arrivare fin sotto al seno, ma alla fine era bello largo, quindi ho detto ok, lo faccio arrivare sopra il seno e lavoro il pezzettino di sopra e le spalline solo con l'uncinetto, e lavorerò con il canna da zucchero normale, l'uncinetto il 2,5, perché io adesso devo andare a stringere la lavorazione. Vi farò vedere come, mi raccomando, vi dirò anche come non dovete stringere la lavorazione se invece la misura che avete fatto vi va benissimo. Per una cosa, per quanto riguarda la cucitura laterale, io sono andata a cucire col canna da zucchero Lux, così è più sottile, e vedete la differenza qui della cucitura non si nota tantissimo, quindi se dovete cucire andate a cucire con un filo un po' più sottile. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere i 2 giri, diciamo 5 giri che andremo a fare sopra, perché io sono arrivata all'altezza del seno, quindi farò 5 giri con un 102,5 e poi vi faccio vedere come fare le spalline. Quindi con un 102,5 io mi aggancio dove ho la cucitura e vado a fare una catenella per alzarmi con il lavoro, rientro e vado a fare una maglia bassa. Adesso, se voi non dovete stringere la lavorazione, andate a fare dove avete ogni maglia, scusate, ci sono i fili, poi li taglierò, andate a fare dove avete ogni maglia chiusa, vedete qui, una maglia bassa. Se invece come me dovete chiudere, dovete stringere, andate a fare una maglia bassa dove c'è una maglia, saltate una maglia, andate nella successiva e andate a fare una maglia bassa.
quindi ne saltate una, andate nelle successive e stringete. Se invece, ripeto, voi non dovete stringere, andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, oppure potete alternare, fate due maglie consecutive e ne saltate una, come preferite. L'importante è che sopra la maglietta, sopra il seno, la maglietta vi stringa un po', appunto per evidenziare questa stretta qui sopra il seno e la larghezza invece della maglia sotto. Detto ciò, finito questo giro andremo a fare altri 4 giri di maglie basse, quindi per un totale di 5 giri di maglie basse, e poi vi farò vedere come fare le spalline. Terminati i miei 5 giri sono andata a contare le mie maglie basse, ne ho 50, quindi ho fatto in questa maniera, scusate, ne ho 100 e quindi ho fatto in questa maniera, ho messo 50 maglie avanti, 50 maglie dietro. Io ho un po' alternato, nel senso ogni tanto saltavo una maglia facendone 2 consecutive, una volta una sì una no, quindi diciamo che vi dovete regolare un po' voi a capire quanto dovete stringere la parte superiore. Una volta quindi contate le maglie basse, dividetele per 2, mi raccomando, se avete per caso un numero dispari, quella dispari va sempre sul davanti. E adesso facciamo le nostre spalline. Per fare le nostre spalline, come vi ho detto, io ho messo 50 dietro e 50 avanti, ma non inizierò subito dove ho il mio marcatore a fare la spallina, anzi vado a fare delle maglie bassissime fino a contare 10 maglie basse, quindi una fino a saltare 10 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e sono arrivata alla 10. Mi alzo con una catenella, scusate, mi avvicino così vedete bene, e rientro dentro e vado a fare una maglia bassa sulle successive 4 maglie basse, e adesso vado a fare la mia spallina, quindi mi giro con il lavoro e vado a fare di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi 1 2 3 e 4. Ancora mi rigiro con il lavoro e vado a fare di nuovo 4 maglie basse, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, e continuo a fare così facendo crescere la mia spallina fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, per andare a fare l'altra, anche da quest'altra parte lasceremo 10 maglie e andremo a lavorare sull'11esimo e faremo 4 maglie e faremo la stessa cosa dietro, così le spalline non partiranno proprio da sotto al braccio, perché altrimenti stringerebbe, visto che qui la lavorazione deve essere bella stretta, quindi per questo lasceremo 10 maglie sia avanti che dietro per lavorare. Questo va bene anche se voi avete messo più maglie, diciamo solo che quando vi andate a provare la maglietta e dovete decidere l'altezza dove mettere le vostre spalline, di non farle partire troppo sotto al braccio, ma di farle un po' più centrali, cioè quindi un po' più ravvicinate. Quindi io farò adesso, vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro per arrivare all'altezza delle spalle, farò la stessa cosa qui e la stessa cosa dietro, e poi la andrò a cucire all'altezza delle spalle. Se non volete cucirla invece potete fare tutta la spallina e andarla a cucire direttamente dietro invece di cucirla sulle spalle, come preferite. Io preferisco cucirla sulle spalle che dietro, perché così mi rendo ben conto se devo andare a sfilare, se mi stringe oppure no, piuttosto che cucirla dietro, perché ho fatto un'altra maglia dove ho la cucitura dietro, ma mi sono accorta che con l'andare del tempo diciamo si allenta di più rispetto a quando la cucitura è sulle spalle. Allora, io ho ripetuto i giri per 30 volte, sia avanti che indietro, e poi, come vi ho detto, sono andata a cucire alle spalle. E poi, per terminare tutto, sono andata a fare anche un bordino di maglie basse sotto per rifinirlo, perché altrimenti si arrotolava. Però per fare sotto io ho utilizzato il numero 3,5 in modo tale, un centro del 3,5, in modo tale che la lavorazione veniva bella morbida. Quindi mi raccomando, sotto, quando andate a fare il bordino, uncinetto 3,5. E ho lavorato sempre solo con il canna da zucchero in modo da richiamare il bordino sopra, mentre qui vi ricordo che io ho fatto sempre le spalline anche col 2,5, mentre naturalmente se voi non avete dovuto stringere, avete continuato a lavorare con il 3. Detto ciò, la mia maglietta è terminata.